Maremma, una mattina di giugno di tanti anni fa. Per quello che ricordo il cielo non era dell'azzurro limpido che ci si aspettava dall'estate toscana in quegli anni, negli anni '80. Era invece coperto da una coltre grigia, opaca, resa ancora più pesante da uno scirocco caldo che ti si appiccicava addosso. Io avevo 6, forse 7 anni. A casa nostra erano venuti a trovarci dei parenti da fuori e la decisione fu quasi scontata, automatica, portarli a visitare uno degli innumerevoli siti archeologici presenti vicino a noi, dove la roccia incontra il mare e la storia degli Etruschi e dei Romani. Per un bambino di quell'età, una necropoli era un labirinto di pietra, un terreno perfetto per l'immaginazione. Ricordo che non prestavo assolutamente alcuna attenzione alle spiegazioni della guida. Gli adulti camminavano vicini, scambiandosi commenti, facendo domande, mentre io preferivo perdermi nei miei pensieri, nei miei giochi. Poi entrammo in una tomba. Mentre camminavo all'interno di quell'ambiente scavato nella roccia, ipnotizzato dalla forma delle pareti e dal soffitto basso, la mia attenzione evaporò del tutto. Guardavo la pietra, i dettagli del pavimento, le ombre, quasi in una specie di trance, finché la voce della guida pronunciò una frase che rimase sospesa nell'aria umida. Disse: "Del resto siamo in una necropoli, una città per i morti." La frase finì lì. Il gruppo iniziò a muoversi verso l'uscita e io rimasi indietro, da solo, al centro della tomba. Per anni non capii perché quelle parole mi fossero rimaste impresse con tanta forza, così tanta forza da paralizzarmi. E non era stata la parola morti a colpirmi. A destabilizzarmi era stata l'altra: città. Se l'idea di una città sotterranea e abitata sembra la fantasia di un bambino, significa che abbiamo dimenticato cosa si nascondeva nel centro esatto della più grande civiltà del mondo antico. Immaginate di trovarvi a Roma. Non la Roma imperiale dei marmi e degli archi trionfali, una Roma più antica, più ruvida, più vicina alla terra. Nel cuore della città esiste una fossa profonda. Si chiama Mundus. Per gran parte dell'anno quel foro nel terreno resta sigillato da una pesante pietra rituale. È una chiusura materiale, ma anche simbolica. Tiene separati due mondi. Poi, per 3 volte all'anno, il 24 agosto, il 5 ottobre e l'8 novembre, accade qualcosa di straordinario. La pietra viene rimossa. Il mundus è aperto. Per i romani quel gesto non rappresenta una curiosità religiosa o una superstizione marginale. In realtà è un momento delicatissimo, perché per qualche giorno il confine tra il mondo dei vivi e quello dei morti non è più completamente chiuso. Dal pozzo sale l'odore della terra, sale il respiro degli antenati, sale il ricordo di coloro che hanno fondato la città. Era come se per un breve periodo i mani
potessero tornare a percorrere le strade della loro comunità, perché la società dei vivi non poteva esistere senza quella dei morti. Il legame non doveva spezzarsi. In quei giorni molte attività pubbliche venivano sospese, non venivano prese decisioni importanti e la quotidianità, in generale, si arrestava. Perché quando il mundus è aperto, il sottosuolo non è più soltanto un luogo, ma diventa una soglia. E per gli antichi, il sottosuolo non era soltanto il luogo dei morti, a volte era anche un luogo di trasformazione. Esistevano rituali in cui la terra richiedeva che l'uomo scendesse fisicamente nelle sue viscere, perché soltanto nel buio poteva compiersi una trasformazione. Immaginate di essere chiusi dentro una fossa scavata nel terreno. L'oscurità è quasi totale, l'aria è pesante, calda, satura del vostro stesso respiro. Sopra la testa si trova una grata. Oltre quella grata sentite il peso di un toro che si muove nervosamente. Gli zoccoli raschiano il legno. Il respiro dell'animale rimbomba nel silenzio. Poi, infine, arriva il sacrificio. Secondo alcune testimonianze antiche e secondo ricostruzioni che ancora oggi dividono gli studiosi, il sangue dell'animale scendeva attraverso la struttura sottostante investendo l'iniziato. È l'immagine più famosa del Taurobolium. Ma al di là della sua effettiva ricostruzione storica, ciò che conta è il significato. Nei culti misterici la rinascita richiede una discesa. Per diventare altro da ciò che si era, occorre attraversare una soglia, entrare simbolicamente nella morte, anche solo per un istante. Emerge allora una delle idee più profonde del mondo antico. Nessuna trasformazione autentica può avvenire restando in superficie, anche se spesso la superficie non è soltanto un luogo geografico. Esistevano luoghi in cui quella soglia non veniva attraversata una volta soltanto. In realtà esistevano luoghi costruiti per vivere accanto al confine. Sui colli albani la nebbia si alza dalle acque scure del lago di Nemi. Il santuario di Diana sorge tra gli alberi. È un luogo magnifico, ma anche inquietante. Nel cuore del bosco un uomo cammina senza sosta. Stringe una lama, ascolta ogni fruscio, ogni rumore, ogni movimento tra gli alberi. Non può permettersi di abbassare la guardia. È il Rex Nemorensis, il re del bosco, il sacerdote della dea. Il suo potere in realtà dura soltanto finché resta vivo, perché chiunque riesca a spezzare il ramo sacro può sfidarlo e ucciderlo. Se vince, ne prende il posto, eredita il prestigio, ma anche la condanna, l'attesa, la paura, la certezza che un giorno qualcuno verrà per lui. In questo rito la morte non è il centro della scena, il centro è sempre il confine, il punto esatto in cui il mondo ordinato degli uomini incontra qualcosa di più antico, di più selvaggio, ma anche di più sacro. La violenza, derivante da quel ramo d'oro, il permesso alla violenza, diventa il prezzo necessario per impedire che la forza della natura si indebolisca.
Ma nessun popolo dell'Italia antica ha lasciato immagini del confine potenti come quelle degli Etruschi. Per incontrare i custodi della soglia, torniamo in Etruria. Entrate con me in una camera sepolcrale scavata nella roccia. La luce della torcia oscilla sulle pareti. Le ombre si allungano. I colori emergono lentamente dal buio. E insieme ai colori emergono le figure. Tra queste c'è Carun. Non è il traghettatore stanco della tradizione greca. È qualcosa di diverso. La pelle livida, cerulea, le ali, le zanne, il martello. Una presenza che non ispira conforto. Ed il martello che brandisce, come il dio celtico Susellos, servirebbe sia a chiudere le porte dell'oltretomba per evitare che i defunti possano fuggire, e poi servirebbe chiaramente a spaventare i defunti stessi. Carun non è necessariamente un torturatore, ci mancherebbe, ma è il custode del limite. Non è rassicurante in realtà. È colui che garantisce che il viaggio venga compiuto in ogni caso, che la soglia venga rispettata. Accanto a lui compare spesso Vant, figura alata che accompagna il defunto nel viaggio. Per gli Etruschi la morte non è una dissoluzione improvvisa, è un passaggio, un percorso, un attraversamento. La tomba stessa riflette questa idea. Non è soltanto il luogo dove viene deposto un corpo, è una casa sotterranea, ma è una casa a tutti gli effetti. Una dimora costruita per accogliere qualcuno che sta entrando in una nuova condizione. Eppure, per quanto bizzarro, il mondo dei morti non si fermava alle necropoli. A volte arrivava fino al cuore stesso della casa dei vivi. Immaginate di svegliarvi nel cuore della notte, in una casa romana. La città fuori è silenziosa. Il focolare conserva ancora qualche brace. Camminate lentamente verso il centro dell'abitazione. Vicino alla parete trovate un piccolo altare domestico. È il lararium. Qui abitano simbolicamente i lari e i penati, gli spiriti protettori della famiglia e della casa. Per noi i morti appartengono ai cimiteri. Per molti uomini dell'antichità non era così. Gli antenati continuavano a fare parte della vita quotidiana. Ricevevano offerte, venivano ricordati, venivano onorati. Non erano lontani, erano ben presenti. Non come fantasmi, nel senso moderno del termine, ma come membri invisibili della comunità familiare. Il confine non si trovava soltanto nelle necropoli, non si trovava soltanto nei boschi sacri. Il confine era sotto il pavimento, sotto il focolare, sotto i piedi. Ed è qui che il cerchio si chiude. In quella mattina di giugno, in quella necropoli etrusca, ero rimasto fermo al centro della tomba. La guida e il resto del gruppo si erano già allontanati. I loro passi erano diventati un'eco distante. Io invece non mi muovevo,
continuava a pensare a quella frase, una città per i morti, e all'improvviso qualcosa cambiò. Pensai che se era una città, allora qualcuno la abitava. Se era una città, allora qualcuno percorreva quelle strade, perché le strade vengono costruite per essere percorse, utilizzate. Fu questo il pensiero che mi attraversò. Non un fantasma, non uno scheletro, non una creatura nascosta nell'ombra di quella tomba. Qualcosa di molto più semplice e molto più inquietante. La possibilità che quella città fosse a tutti gli effetti ancora utilizzata da qualcuno o da qualcosa. Ehm, la luce sembrò sbiadire. Mm, Lo scirocco caldo da fuori sparì del tutto e le pareti sembrarono iniziare a respirare, a contorcersi, e un brivido enorme mi scese lungo la schiena. In quel momento in realtà non ebbi la sensazione di essere osservato, ma nemmeno di essere completamente solo. In realtà ebbi la sensazione di essere di troppo, di trovarmi in un luogo che non era stato costruito per me e i miei simili, di essere io l'intruso. E nel silenzio di quella tomba, ad un certo punto, mi parve quasi di percepire un sussurro, un richiamo, indistinto, flebile, profondo. Poi sentii il mio nome, la voce dei miei genitori, reale, familiare, calda, immediata. E fu come spezzare un incantesimo. La paralisi scomparve e corsi verso l'uscita, verso la luce. Mi voltai un'ultima volta. Mm, Dentro la tomba non c'era nessuno, ovviamente, ma quella sensazione rimase con me per molto tempo. Da adulto credo di sapere cosa fosse quell'esperienza, quella sensazione, suggestione, immaginazione. ehm, un bambino che prende tremendamente sul serio una frase ascoltata nel posto giusto, al momento giusto, e poi ci ricama una storia che racconterà decine di anni dopo davanti a una webcam. Eppure, quando torno nei luoghi degli Etruschi e dei Romani, quando cammino tra le necropoli o percorro antiche strade scavate nella roccia, una parte di quella sensazione è sempre lì. È più debole, ma è presente. E questo forse è perché il fascino di questi luoghi non nasce dalla paura della morte, nasce da qualcosa di più sottile, dall'idea che esistano confini invisibili, soglie, luoghi costruiti per ricordarci che il nostro mondo non è l'unico che gli esseri umani abbiano immaginato e che per migliaia di anni uomini e donne abbiano vissuto sapendo che sotto le loro città, sotto le loro case e sotto i loro piedi esisteva un altro regno, vicino, silenzioso, invisibile, e che per qualche istante, in una mattina di giugno, bloccato all'interno di una tomba, mi sembrò di sfiorarlo.